Ciao, ti do il benvenuto sul mio canale e ti propongo questo quesito di matematica ricreativa. In una gara ciclistica a cronometro a squadre partecipano due squadre. La squadra A, di colore blu, ingaggia quattro ciclisti dilettanti che riescono a tenere ciascuno la media dei 25 km orari. La squadra B invece decide di ingaggiare per la prima frazione leggermente in discesa il professionista migliore sul mercato, che riesce a tenere la media dei 60 km orari e, per le frazioni successive, tre ciclisti dilettanti leggermente più lenti di quelli della squadra A, che riescono comunque a tenere la media dei 20 km orari. Le quattro frazioni del percorso di gara hanno tutte la stessa lunghezza. Quale sarà la squadra vincitrice? Ti consiglio di mettere in pausa e di provare tu a rispondere al quesito. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Ovviamente la squadra vincitrice sarà quella che avrà la velocità media di squadra più alta. In problemi di questo tipo è facilissimo cadere in inganno e calcolare la velocità media di ciascuna squadra facendo la media aritmetica semplice delle velocità medie dei singoli ciclisti. Questo modo di procedere, anche se sembra intuitivo, è errato. Lo vedremo osservando un'animazione grafica, svolgendo alcuni calcoli e anche analizzando un secondo esempio analogo più semplice. Per dimostrare quanto detto, sbagliando, calcoliamo la velocità media di entrambe le squadre facendo la media aritmetica semplice delle velocità medie dei singoli ciclisti. La velocità media della squadra A sarà data dalla somma delle velocità dei quattro ciclisti, tutte di 25 km orari, fratto 4, che è appunto il numero dei ciclisti. Così facendo otteniamo una velocità media di squadra di 25 km orari. Per ottenere la velocità media della squadra B procediamo in modo analogo. Sommiamo cioè le quattro velocità dei quattro ciclisti e dividiamo per 4, ottenendo così una velocità media di squadra di 30 km orari. Dai calcoli effettuati, la squadra vincitrice sembrerebbe essere la squadra B, poiché ha una velocità media di squadra più alta, di ben 5 km orari. Vedremo subito che questo è errato. Innanzitutto ti faccio osservare un'animazione in GeoGebra e successivamente te lo mostro mediante un esempio concreto. Come mostrato qui in alto, la squadra blu ha quattro ciclisti che viaggiano tutti alla stessa velocità, 25 km orari, mentre la squadra B, squadra rossa, come mostrato qui in basso, ha il ciclista della prima frazione, il professionista, velocissimo, che viaggia alla velocità di 60 km orari e quindi inizialmente alla meglio, ma i ciclisti delle frazioni successive, più lenti, perdono continuamente terreno, ma sono in vantaggio fino all'ultima frazione. In tale frazione, però, il ciclista della squadra A riesce a superare il ciclista della squadra B e va a vincere la gara. Per mostrarti che in questa animazione grafica non c'è trucco e non c'è inganno, vediamo velocemente un esempio concreto. Per rendere più semplici i calcoli e ragionare solo con numeri interi, esageriamo la lunghezza della frazione percorsa da ogni ciclista e supponiamo che ogni atleta debba percorrere una distanza S di 300 km. Nella parte finale di questo video ti dimostrerò matematicamente che se tutte le frazioni hanno la stessa lunghezza, la velocità media è indipendente dalla lunghezza della frazione. Siccome lo spazio percorso si ottiene moltiplicando la velocità per il tempo, allora il tempo si ottiene dividendo lo spazio percorso per la velocità di percorrenza e quindi ogni ciclista della squadra A impiega 12 ore per percorrere la sua frazione, date dallo spazio di 300 km diviso per la velocità di 25 km orari e la squadra A termina la staffetta in 48 ore, 12 ore per 4 frazioni. Per quanto riguarda invece la squadra B, il primo atleta impiega un tempo di 5 ore, che si ottiene dividendo i 300 km della prima frazione fratto i 60 km orari, che è la velocità di percorrenza. Gli altri tre atleti invece impiegano ciascuno 15 ore, che si ottengono dividendo la lunghezza della frazione, 300 km, per la velocità di percorrenza, 20 km orari.
Pertanto, la squadra B termina la staffetta in 50 ore, 5 ore del primo atleta più 15 ore per ciascuna delle frazioni successive. Dai calcoli effettuati, la squadra vincitrice sarà la squadra A, che impiega solo 48 ore contro le 50 impiegate dagli atleti della squadra B, e dunque 2 ore in meno. Questo risultato è in disaccordo con il risultato ottenuto calcolando la media aritmetica semplice delle velocità medie dei singoli ciclisti, ed è invece coerente con quello che abbiamo visto nell'animazione grafica. In problemi di questo tipo, dunque, la media aritmetica semplice non funziona. Quando conosciamo le velocità medie dei partecipanti ad una staffetta e tutti i partecipanti percorrono frazioni della stessa lunghezza, per calcolare la velocità media bisogna calcolare la media armonica delle velocità dei singoli partecipanti. La formula è la seguente e alla fine di questo video ti mostrerò matematicamente perché si deve procedere con il calcolo di tale media. In questa formula n grande è il numero delle frazioni della staffetta e le v con i sono le velocità dei singoli atleti. Come si può facilmente intuire, 1 fratto v con i sono i reciproci delle velocità dei singoli atleti. Per applicare tale formula, dunque, bisogna dividere n, il numero delle frazioni della staffetta, per la somma dei reciproci delle velocità dei singoli atleti. Per quanto riguarda la velocità media della squadra A, essa non può che essere di 25 km orari, poiché tutti gli atleti viaggiano alla stessa velocità. Comunque, anche il calcolo della media armonica lo conferma. Per quanto riguarda invece il calcolo della velocità media della squadra B, dobbiamo dividere 4, che è il numero delle frazioni percorse, per la somma dei reciproci delle velocità dei singoli atleti. Calcolando il minimo comune denominatore delle frazioni presenti a denominatore, svolgendo i calcoli presenti qui al numeratore e ricordando che quando abbiamo un numero fratto una frazione, possiamo moltiplicare il numero per la frazione presente al denominatore ribaltata, cioè 60 decimi, che equivale a 6, otteniamo una velocità media di 24 km orari. E dunque la squadra vincitrice sarà la squadra A, poiché ha una velocità media di squadra più alta. Per mostrarti che non si tratta di un caso, ti propongo un altro esempio più semplice e molto più frequente nella vita quotidiana, poiché il tragitto casa-lavoro oppure casa-scuola viene affrontato dalla maggior parte delle persone ogni giorno. Il testo del problema è il seguente. Mario va al lavoro in bicicletta e la strada che percorre è un falsopiano, leggermente in salita. Per non arrivare affaticato e sudato, percorre il tragitto casa-lavoro mantenendo una media di 20 km orari. Al ritorno, invece, siccome la strada è leggermente in discesa e vuole fare un po' di attività fisica, percorre il tragitto inverso mantenendo una media di 30 km orari. Quale sarà la sua velocità media? Come abbiamo già detto in precedenza, la risposta intuitiva sarebbe 25 km orari, cioè la media aritmetica semplice fra le due velocità. Sappiamo però che in questi casi la risposta più intuitiva non è quella corretta. Calcoliamo ora la velocità media utilizzando la media armonica e troviamo così una velocità media di 24 km orari. Visto che non ci fidiamo molto di questo risultato controintuitivo, verifichiamolo con un esempio. Supponiamo, esagerando, che il tragitto casa-lavoro sia di 60 km. Come già detto in precedenza, ti dimostrerò alla fine di questo video che la lunghezza del tragitto casa-lavoro non ha alcuna influenza sul calcolo della velocità media. All'andata Mario, per percorrere 60 km alla velocità di 20 km all'ora, impiegherà 3 ore, mentre al ritorno impiegherà solo 2 ore, poiché percorre 60 km alla velocità di 30 km all'ora. Mario dunque viaggerà per un tempo totale di 5 ore ed il tragitto totale percorso sarà di 120 km, 60 all'andata e 60 al ritorno. La sua velocità media si ottiene dividendo lo spazio totale percorso di 120 km per il tempo totale di 5 ore ed è dunque di 24 km orari, in accordo con il risultato ottenuto mediante il calcolo della media armonica.
Se ti interessa, ti mostro ora la spiegazione matematica di questo fenomeno, evidenziando il fatto che il calcolo della velocità media in problemi di questo tipo è indipendente dalla lunghezza S di ogni tratto percorso. Supponiamo che ogni partecipante P con I alla staffetta percorra un tragitto di lunghezza S alla velocità V con I, sia n grande il numero delle frazioni della staffetta. La distanza totale percorsa sarà dunque n per s, cioè il prodotto fra il numero delle frazioni e la lunghezza di ogni frazione. Siccome lo spazio percorso si ottiene moltiplicando la velocità per il tempo di percorrenza di ciascun partecipante sarà t con i uguale a s fratto v con i. Il tempo totale di percorrenza sarà dunque t con 1 più t con 2 più t con n, cioè, per quanto detto, s fratto v con 1 più s fratto v con 2 più s fratto v con n. La velocità media della squadra si calcola dividendo la distanza totale percorsa da tutti i componenti della squadra, che come già detto è n grande per s, per il tempo totale di percorrenza, cioè per t1 più t2 più tn, e dunque la velocità media, sostituendo ad ogni tempo l'espressione s fratto v, è la seguente. Possiamo ora raccogliere la s a denominatore fra tutte le frazioni presenti. Ora la s al numeratore può essere semplificata con la s al denominatore e la somma dei reciproci delle velocità presente al denominatore può essere sostituita con un'espressione più compatta, ottenendo così l'espressione algebrica della media armonica, che come si può notare non contiene al suo interno s, la distanza percorsa. Possiamo dunque concludere che tale distanza non ha alcuna influenza sul calcolo della velocità media. Con questo abbiamo concluso. Se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere un like e a condividerlo con gli amici. Fammi sapere nei commenti se sei riuscito a risolvere il quesito, se hai trovato una soluzione diversa e se vuoi che pubblichi altri video di questo tipo. Se non l'hai già fatto, ti invito anche a considerare l'opportunità di iscriverti al canale e di attivare la campanella, in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine e ti invito a visitare il canale su cui troverai molti tutorial didattici e ricreativi. Ti aspetto. Ciao!